questo video voglio farvi capire cosa si prova a guidare una Ferrari facendovi vedere le mie sensazioni. Su un'auto così tutto è amplificato al massimo, e non solo perché una strada di quelle giuste, circondata dalle montagne, vi fa da cassa di risonanza quando guidate. Lo stesso vale anche per i vostri pensieri. Sentirete il motore salire di giri mentre con la coda dell'occhio i LED sul volante vi avranno fatto spostare le dita sulle palette del cambio, con la marcia che in realtà sarà già entrata, mentre vi stupite di quanto sia stato istintivo gestire un pedale del freno cortissimo, solido, eppure così facile da giudicare prima di entrare nella prossima curva. Ma ci sono altre due sensazioni che dopo aver provato una Ferrari non dimenticherete più. Lo sterzo, che sembra impossibile che possa essere così leggero e al tempo stesso veloce e comunicativo. È una caratteristica tipica del DNA di questo costruttore automobilistico che ti fa dialogare con l'auto in una maniera unica. E poi la taratura dei sistemi elettronici che controllano il comportamento dinamico dell'auto è veramente fantastica, perché gli interventi non sono progettati e calibrati da fornitori esterni, ma dagli ingegneri e collaboratori Ferrari per darvi la massima fiducia nella guida sportiva senza dover per forza disattivare tutti i sistemi su pista, ma soprattutto per strada, dove potete mettere il manettino in posizione intermedia e controsterzare in maniera controllata, sapendo che poi a un certo punto la macchina vi aiuterà. E questa è per me forse la sensazione più bella di tutte. Alla guida della F8 Spider, insomma, ho ritrovato le sensazioni che mi aveva regalato la sorella F8 Tributo. La scheda tecnica del resto è simile, con 720 cavalli, 340 all'ora di velocità massima e 2,9 secondi nell'accelerazione da 0 a 100. Ma lasciando da parte i numeri, la Spider emoziona di più della coupé una volta aperto il tetto rigido ripiegabile, che si nasconde sotto al cofano posteriore dedicato a questa carrozzeria, con forme ispirate ad un animale acquatico, la manta, ma che richiamano anche le auto da corsa della Ferrari, perché le due pinne laterali ricordano i cosiddetti colli di cigno delle monoposto di Formula 1. Il tutto rende la coda della Spider meno inclinata rispetto alla Tributo, dando l'impressione che l'auto sia ancora più larga, con i fanali posteriori a 4 elementi circolari che per le auto del cavallino sono una tradizione. E nell'abitacolo, la F8 Spider è l'ultimo esempio di un'impostazione nata con la 458 Italia e ora evoluta con la nuova generazione di interni Ferrari introdotta sulla SF90 stradale. Qui invece l'interazione con i comandi non passa ancora attraverso l'interfaccia digitale dei nuovi modelli. Resta fisica, meno tecnologica e più tecnica, con elementi in carbonio e alluminio che danno l'idea di essere come una parte del telaio della macchina che affiora nell'abitacolo, e con un'ergonomia rivista nella nuova conformazione dei sedili sportivi e nella diversa impugnatura del volante. Per quanto mi riguarda, tra le nuove Ferrari la F8 Spider è la più bella assieme alla Roma. Ma ora basta rifarsi gli occhi, lascio di nuovo la parola al V8 qua dietro.
Sì, è vero, questo motore turbo non ha più l'urlo dei V8 Ferrari aspirati della 355 o della 458, ma comunque ha una voce rauca molto caratteristica, unica, che non si confonde con nessun'altra sportiva e che potete continuare ad ascoltare anche quando il tetto è chiuso, abbassando solo il vetro dell'1.8. Quando ho saputo che avrei avuto in prova per qualche giorno la F8 Spider, ho pensato a come raccontarvela, perché è un grande privilegio, me ne rendo conto. E allora vi ho condiviso il più possibile le sensazioni che si provano guidandola, venendo su una delle mie strade preferite, Monte Livata, perché a prescindere da quanto sia bella un'auto, il piacere di guidare dipende dalla strada su cui guidi. E a questo punto lascio la parola a voi. Diteci quali sono le vostre sensazioni preferite alla guida e su quali strade vi emozionate di più guidando.